Una flor brotaba bajo una roca marcada. A los que pasaban les dejaba una sonrisa. A los que pasaban les dejaba una sonrisa. C'è un momento nella nostra vita in cui tagliamo il cordone ombelicale metaforico che ci lega ai nostri genitori. Un passaggio inevitabile, dall'assumere ogni loro parola come verità assoluta, unico modo da bambini per costruire le fondamenta del nostro essere, alla ribellione del concetto dell'idea dell'identità. L'essere umano porta in sé questa scintilla. Quando lo sviluppo mentale e spirituale inizia ad affacciarsi criticamente sul mondo, ogni certezza si incrina. Le nostre basi restano lì, buone o cattive che siano, con le stesse cicatrici che ritroveremo nella vita adulta. Ma arriva comunque il momento della rottura. Di colpo ci rendiamo conto della complessità che ci circonda. Cadono i veli di Maya e la realtà, prima così ordinata in sì e no, comincia a mostrarci le sfumature di colore che rendono affascinante il quadro della vita. È allora che inizia il nostro vero percorso personale. La ribellione non è follia né impulso incontrollato. In quel periodo, negli adolescenti, c'è il fuoco di chi intuisce molte cose di sé senza possedere ancora gli strumenti per affrontarle. È una guerra di formazione, la costruzione dell'identità stessa, la domanda fondante: chi sono io, al di là della mia famiglia? O, per citare Evangelion, al di là della soglia. Per crescere bisogna criticare, mettere in dubbio, abbandonare la propria realtà per avventurarsi in un mondo che spesso ci appare ostile, sconosciuto, proprio come gli eroi delle storie di formazione. Il bambino perde l'autorità genitoriale, entra nel mondo, lo affronta, lo comprende, cresce da solo insieme ai suoi amici, le spalle del protagonista, che nella vita reale sono anch'essi dei protagonisti che trovano in noi la loro spalla. E alla fine del viaggio quasi sempre torna a casa, capendo i molti perché dei propri genitori, o almeno tollerandone gli errori, riconoscendo in loro un pilastro fondamentale del proprio essere. Eppure, oggi, come ieri, gli studiosi analizzano anche ciò che accade quando questa frattura non avviene. Senza un genitore che incarni l'autorità, il giovane finirà per combattere contro un nemico senza volto, un vuoto interno, una mancanza di struttura che non riesce a nominare. La ribellione ci sarà comunque, ma sarà diretta contro il nulla, impulsiva, meno simbolica, meno costruttiva. Se i genitori diventano eterni giovani, se hanno paura di confrontarsi, di sostenere il conflitto, questo processo evolutivo si inceppa. La ribellione perde direzione, non si compie il viaggio dell'eroe, e la casa da cui partire e a cui tornare, metafora della maturità psichica, resta sempre la stessa. Così si cresce più insicuri, più fragili, dipendenti da un'approvazione che rimane infantile. L'autonomia emotiva arriva più tardi e spesso con grande fatica. Ma questa storia non riguarda solo individui. Nel nostro mondo esistono centinaia di narrazioni simili fatte di emancipazione, costruzione di un nuovo io, vicende di uomini singoli ma anche di intere comunità, talvolta di interi continenti. Ogni popolo ha avuto una nascita ancestrale. Migrazioni, villaggi di fango, capanne di paglia, miti scolpiti nella pietra, astri che ruotavano come occhi divini, vette ammantate di sacralità, monumenti che ancora oggi rivelano quanto antica sia la verità profonda dell'animo umano.
Ogni popolo ha colonizzato un pezzo di terra, ha costruito un'identità, ha subito invasioni e da ogni invasione è nata una ribellione. E da ogni ribellione un nuovo popolo, una metamorfosi adolescenziale continua fatta di sangue, leggi, religioni e alleanze segrete. In tutte queste storie esiste la figura dell'eroe, colui che sacrifica se stesso pur di salvare il proprio io collettivo. Chi combatte l'autorità vigente anche quando è dispotica, per ottenere un futuro diverso, per costruire finalmente un'identità propria. Da questa visione nasce la Lucia Sighe, la lotta continua. Perché in fondo la società umana, fatta di individui e di immense masse, non è altro che un adolescente guidato da un'autorità piccola o grande e che talvolta urla, scalpita, si ribella con fatti, parole, musica, arte, nel tentativo di trovare la propria strada. Una strada forse migliore, forse peggiore, ma sempre una ribellione. Lo abbiamo visto chiaramente in Russia, quando il popolo incendiò l'autorità zarista e bruciò tutto ciò che l'aveva cresciuto. Ma un caso estremamente particolare, quasi unico, è quello del Sud America. Lì i conquistadores tentarono di fare terra bruciata di civiltà antiche, sviluppate, grandiose. Si imposero come autorità genitoriale nuova e violenta, proclamandosi madre e padre di un mondo che non conoscevano, gettando le basi di un nuovo uomo. L'America Latina, soprattutto quella ispanica, è unita da un'unica lingua, da una religione imposta, da un immaginario condiviso, cresciuto come una pianta tenace lungo la spina dorsale delle Ande, nelle pampas argentine, nei deserti, nella selva amazzonica, fino ai Caraibi. Questi popoli, un tempo sotto il controllo di un re che dormiva oltreoceano, tentarono più volte di ribellarsi e, in fondo, tentano ancora oggi di farlo, alla propria autorità genitoriale, generando i più grandi sogni di maturazione della civiltà contemporanea. Tra questi sogni, uno dei più affascinanti adolescenti che il mondo abbia mai conosciuto si chiamava Simón Bolívar. È da lui, signore e signori, che inizia la nostra storia. Benvenuti alla Lucia Sighe.